Dolcetto, scherzetto o videogiochi? Nuovo anno, nuovo Halloween e poteva mancare il nuovo video di proposte videoludiche su 5 videogiochi horror perfetti per l'occasione? Oggi infatti tratteremo la terza parte di questa terrificante rubrica con una lista di titoli vecchi e nuovi con relative curiosità che vi faranno saltare dalla sedia. Mettetevi comodi allora, spegnete le luci e non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella. E buona visione! Iniziamo questa lista con il celebre Dino Crisis, un survival horror sviluppato da Capcom e realizzato da Shinji Mikami, la mente dietro a Resident Evil. La trama ruota attorno a Regina e al suo team che devono recuperare uno scienziato scomparso. I nemici della nostra sono costituiti invece da feroci dinosauri come Velociraptor, Pterodattili e T-Rex, mentre il gameplay è un horror classico con movimenti tank, enigmi anche piuttosto complessi, backtracking e risorse limitate. Col tempo sono stati realizzati ben 2 seguiti, tuttavia il terzo capitolo è stato aspramente criticato. Ma questo primo Dino Crisis rimane comunque un capolavoro del genere survival horror, il connubio perfetto tra Resident Evil e Jurassic Park. La saga di Alone in the Dark è diventata iconica nel mondo degli horror games e molti reputano The New Nightmare il capitolo più riuscito del franchise. Nei panni di Edward o Aline saremo chiamati a svolgere delle indagini nella cupa Shadow Island, stando però attenti alle oscure creature che la abitano. Un po' come accade in Alan Wake, che però è stato sviluppato solo anni dopo, anche qui avremo la facoltà di scacciare i mostri con la luce, oppure di eliminarli a suon di armi da fuoco. Non mancheranno ovviamente svariati enigmi da risolvere e alcune boss fight, in quello che è senza dubbio un titolo semplicemente affascinante e dotato di un'atmosfera unica. Alone in the Dark di New Nightmare è reperibile sul PlayStation Store, se vi va recuperatelo, non ve ne pentirete. Anni prima del meraviglioso remake di Silent Hill 2, Bloober Team sviluppò Observer, gioco horror investigativo con ambientazione cyberpunk, con visuale in prima persona e protagonista Rutger Hauer, attore presente in film come Blade Runner e Lady Hawk. Nel corso del gioco dovremo indagare su alcuni crimini esaminando le prove, interrogando i civili e, questa è la parte più bella, connettendoci ai ricordi delle persone che incontriamo. Lo scopo? Cercare il nostro figlioletto scomparso. Ci sarebbe molto altro da dire su questo titolo, ma sappiate che si tratta semplicemente di un'opera realizzata da chi il genere lo ama e lo coltiva con passione. E cambiamo totalmente genere, passando questa volta addirittura a un punta e clicca con Clock Tower, un'avventura dai toni a dir poco inquietanti. Le vicende ruotano attorno a Jennifer Simpson, un'orfana che viene adottata assieme alle sue compagne presso una magione apparentemente maestosa e lussuosa. Ma è proprio qui che inizia l'incubo. Ben presto, infatti, la nostra Jennifer verrà inseguita da uno psicopatico armato di cesoie e la poverina sarà costretta costantemente alla fuga. Clock Tower è un punta e clicca non proprio adatto a chi soffre d'ansia, ma che vale senza dubbio il prezzo del biglietto. Consigliato anche per l'alta rigiocabilità e la possibilità di sbloccare finali diversi in base alle azioni del giocatore. E nel 2024 è stata rilasciata anche una valida versione remastered. Dateci un'occhiata. E per concludere, non poteva mancare la saga di Little Nightmares, avventure in stile platform a tinte horror con un tocco alla Tim Burton. Questi videogiochi appartengono al filone cosiddetto Show Don't Tell, ovvero quelle opere che ci raccontano una storia senza l'ausilio di dialoghi o di altre forme di comunicazione verbale. Nel primo capitolo della saga in questione, la protagonista Six dovrà affrontare un viaggio che la porterà a scontrarsi con creature sempre più grottesche ed inquietanti. Anche qui saremo ovviamente disarmati e dovremo scappare continuamente e nel frattempo dovremo stare attenti a non cadere nelle varie trappole o da eventuali sporgenze. Di tanto in tanto ci troveremo anche alle prese con intriganti e spesso ben riusciti enigmi ambientali. Finora la saga annovera ben 3 capitoli e l'ultimo di questi ha introdotto per la prima volta anche la modalità cooperativa.
Ed ora che anche questa nuova serie di titoli horror da giocare ad Halloween è finita, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se conoscevate i videogame in questione, se li avete giocati, o cos'altro giocherete per celebrare la festa del brivido. Io vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il mio link di affiliazione ad Instant Gaming tramite il quale potrete acquistare chiavi di gioco a prezzo scontato e link a tutti i miei social e al gruppo Telegram pieno di videogiocatori come voi. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre non dimenticate, giocate con passione. Ciao a tutti!